Salve e benvenuti al canale Elio Martino Tour Guide. Oggi ci troviamo nella bellissima Monteriggioni, piccolo borgo di soli 50 anime all'interno delle mura cittadine, costruito dai senesi nel 1213 a soli 20 km a nord dalla città. Perché così vicino? Perché la costruzione fu voluta proprio per difendere la zona a nord dalla pericolosissima e eterna nemica di Siena, Firenze. Questo piccolo borgo attira da sempre tantissimi turisti proprio perché è ben visibile, molto iconico, non avendo strutture nuove o comunque moderne nei dintorni delle mura della città. Le torri che vedete dietro di me in realtà non sono dell'altezza originaria, furono ribassate quando furono inventati i cannoni per rendere le mura e il castello più facilmente difendibili da questi nuovi strumenti militari. Monteriggioni quindi è anche una novità da questo punto di vista, dal punto di vista militare, perché per la prima volta Siena non conquista o acquista un castello nei dintorni per allargare il proprio territorio, quindi decide di costruire questo avamposto militare e costruisce questa cinta muraria pressoché circolare a forma originaria della collina. Proprio questo motivo è quello che ha consentito a Monteriggioni di rimanere pressoché intatta, perché nei dintorni delle mura non c'era lo spazio necessario per poter costruire nuovi edifici. Inoltre per lungo tempo fuori dalle mura difensive vi erano le carbonaie. Cos'erano queste carbonaie? Erano semplicemente dei fossati riempiti di carbone a cui veniva dato fuoco in modo tale da rendere impossibile ai nemici di poter accedere direttamente alle mura con le loro scale, con i loro strumenti di assedio. Dietro di voi potete vedere un pozzo. Perché un pozzo? Beh, è una cosa abbastanza comune. Nel Medioevo non c'era acqua corrente nelle case, ovviamente. Questo però non è un vero pozzo, bensì una cisterna, cioè era acqua piovana che veniva raccolta all'interno di una cisterna e che consentiva appunto alle truppe che erano all'interno del castello di resistere per lunghi periodi a lunghi assedi. Ovviamente non bastava l'acqua, in caso di assedio era necessario anche del cibo. Ecco perché nel piccolo borgo di Monteriggioni ci sono ampi spazi verdi. Ora ci sono prati, ulivi, ma dovete immaginare nel Medioevo che queste erano ovviamente coltivate, dove c'erano una quantità di ortaggi e di animali da cortile che venivano utilizzati per poter sopravvivere in caso di assedi prolungati. Infatti Monteriggioni non fu mai in realtà conquistata con le armi, bensì sempre a causa di traditori o di defezioni, o si sono arresi ma non sono mai riusciti ad entrare all'interno delle mura cittadine distruggendo le mura. Soltanto il 27 aprile del 1554 Monteriggioni viene definitivamente conquistata dall'esercito fiorentino. Cosa era successo? Bernardino Zeti, traditore, apre le porte ai fiorentini e questo causerà la definitiva poi sconfitta soltanto un anno dopo anche della Repubblica Senese, rendendo definitivamente fine all'età dei comuni in tutta Italia. Comunque Monteriggioni è anche il posto perfetto dove fermarsi un attimo per prendere una birra, soprattutto in una giornata estiva come questa, col caldo, una birrettina fresca è quello che ci vuole. Quindi scusate un attimo l'interruzione, ma mi bagno la gola. La chiesa di Santa Maria Assunta è l'unico luogo di culto all'interno del castello di Monteriggioni. È una semplice chiesa a capanna costruita nello stesso periodo in cui fu costruito il castello, cioè intorno al 1213, e ha all'interno alcuni pregevoli tabernacoli, un paio di pregevoli tabernacoli del XV secolo e una Madonna di Lippo Vanni. Questo luogo oltretutto è interessante perché è proprio qui dentro che nel 1235 fu firmata una pace purtroppo provvisoria tra Siena Poggibonsi e l'arcinemica Firenze. Questa è una delle torri che fanno parte delle mura che circondano Monteriggioni, delle mura difensive. Quella che vedete ovviamente però non è la dimensione originaria, dovete immaginare che quando fu costruita Monteriggioni queste torri erano molto più alte.
furono tagliate quando furono inventati i cannoni, le armi da fuoco. In questa maniera erano molto più difficili da abbattere, o comunque non erano un bersaglio così facile come lo erano le mura altissime che furono create all'inizio. Subito dopo la costruzione di Monteriggioni avvenne uno scontro tra i senesi e la vicina Abbadia Isola. Non si trattava in realtà di uno scontro militare, ma di uno scontro riguardo ai terreni coltivati dai monaci della vicina abbadia. Infatti i monaci avevano preso un terreno paludoso, avevano deciso di bonificarlo per coltivarlo. Purtroppo però quel terreno paludoso serviva ai senesi per rendere meno facilmente accessibile il castello agli eventuali nemici, ai fiorentini, che potevano quindi in questa maniera assediare meno agevolmente il castello. Che cosa succedeva? Che durante il giorno i monaci scavavano lunghe gallerie per fare defluire l'acqua e rendere il terreno quindi asciutto e coltivabile. Durante la notte i senesi venivano e li ricoprivano di terra. In questa maniera si riformavano altra volta la palude. Questo scontro andò avanti ancora per una quarantina d'anni, fin quando i monaci di Abbadia Isola e Monteriggioni, e quindi i senesi, trovarono un accordo. In caso dell'arrivo dei fiorentini, loro avrebbero dovuto dare fuoco ai campi. In questa maniera avrebbero difeso il castello, ma potuto continuare a coltivarlo fin quanto volevano. Nonostante Monteriggioni sia solo un piccolo borgo di 50 abitanti, vale sicuramente la pena di visitarlo. Sicuramente vale la pena fermarsi una mezz'ora, anche di più, per poter ammirare il panorama, magari dalle mura, da dove si vede benissimo la Val di Merse o ancora il Chianti o la Val d'Elsa. Pensate che da Monteriggioni sono visibili anche le torri di San Gimignano, ma anche perché è un luogo storicamente importante, citato da Dante nel 31esimo canto del Paradiso, e rappresentato anche come forma di corona sulla testa della 100 lire, antica 100 lire, ora non più in uso. Monteriggioni quindi è sicuramente uno dei borghi più interessanti e meglio conservati del XIII secolo in tutta Italia. Se questo video vi è piaciuto mettete like, condividete e seguite il canale. Grazie!